Almeno una volta nella nostra vita dobbiamo prenderci del tempo per compiere un lungo viaggio alla scoperta di altre realtà. Certo, trovare i soldi e il tempo non è facile, per questo vogliamo condividere con voi le strategie e gli espedienti che ci hanno permesso di viaggiare e di essere liberi per circa 8 mesi per l'Italia del Sud, nella maniera più lenta ed economica possibile. Un'avventura per conoscere nuovi posti, per incontrare nuove persone, per vedere se esistono nuovi modi di vivere, più vicini ai nostri valori. Un viaggio per avere nuovi alzare il pollice. Fermo. Rifiuti. Sì. Non ho fatto un metro coi mezzi, tutto a piedi. Bellissimo. Proprio più viaggi Caspiterini. per conoscere tutto. Quando sono stato qualche anno fa a Pantelleria, ho fatto 6 ore di traghetto. Un altro mondo che lì sembrava più la Grecia, più Marocco. How do you say alright? Good. Ich lernen Deutsch. Potremmo prendere un treno o un pullman, ma così perderemmo la parte più importante, l'incontro con le persone. L'autostop rende il nostro viaggio più avventuroso e ritroviamo fiducia negli altri. È un video. Non c'è modo migliore per ammirare i paesaggi della Sardegna e osservare i cambiamenti lungo il percorso. L'autostop non è per tutti, ma chi lo pratica sa che ci sono tante sorprese ad attenderlo. Poiché viaggiamo con i soldi contati, non possiamo permetterci di pagare un albergo. Per le nostre tasche sarebbe proibitivo. Esiste però un modo molto interessante per ricevere ospitalità senza dover pagare. In tutto il mondo, infatti, ci sono moltissime persone che hanno bisogno di un aiuto nel proprio orto o nel proprio giardino. Perché non dare loro una mano in cambio di vitto ed alloggio? Il WWOOFing è un'organizzazione mondiale che aiuta i viaggiatori a trovare questo tipo di opportunità. Può essere faticoso, ma è un buon modo per risparmiare quando si è in viaggio. Qui siamo a Santo Lussurgiu, in provincia di Oristano, e assieme agli altri volontari stiamo imparando a fare il formaggio di capra. Il woofing è soprattutto un modo per vivere stili di vita diversi, imparare nuovi mestieri, vedere paesaggi mozzafiato.
vivere in case strane, tipo questa, tutta in legno. Il VUV è anche vivere avventure. In questa proprietà a San Pantaleo, nella Costa Smeralda, ci viene mostrato un esempio di orto sinergico, ovvero coltivare verdure senza l'ausilio di pesticidi o altri prodotti chimici, utilizzando piuttosto le sinergie della natura. Qui troviamo quasi tutto ciò che serve per essere autosufficienti. In ogni fattoria biologica che si rispetti c'è anche una compost. Saremo in grado di coltivare un orto quando torneremo a casa? Uno dei vantaggi di questo modo di viaggiare è il tempo libero. Dopo aver dato una mano alla gente del posto, possiamo infatti dedicare i pomeriggi all'esplorazione dei territori. Grazie ai suggerimenti dei locali, riusciamo a raggiungere luoghi insoliti, paesaggi e spiagge particolari. Senza i loro consigli non andremmo da nessuna parte. Una delle cose che ci ha appassionato di più in Sardegna è stata l'esplorazione e la scoperta dei nuraghi. Vogliamo condividere con voi un po' di queste scoperte. La Sardegna è stata per millenni la sede della civiltà nuragica, un popolo affascinante e misterioso, capace di dominare le rocce e la pietra, dando vita a imponenti torri. Si calcola che in Sardegna ve ne siano circa 8.000, più numerose altre testimonianze del Neolitico. Questo è ciò che resta di una tomba appartenente ad un clan del secondo millennio a.C. La guida ci spiega che il monolite rappresenta una porta simbolica, una sorta di passaggio nell'aldilà. Fra tutti i nuraghi, però, è stato quello di Santo Antine a colpirci di più. Un bastione di 40 metri, con gallerie interne e scale che conducono alle torri superiori e ad un pozzo sacro. Un'opera talmente colossale che alcuni credono ci sia lo zampino degli extraterrestri o altre forze occulte. Il pozzo nuragico di Santa Cristina, sempre in provincia di Oristano, non fa altro che alimentare queste teorie pseudoscientifiche. La verità è che questi gioielli della preistoria dimostrano quanto i nostri antenati fossero bravi a erigere monumenti decisamente complessi e astronomicamente orientati. Una delle dimostrazioni più suggestive è quella della necropoli pogeica di Sant'Andrea a Priu. Questo fascio di luce solare, a forma di corna di toro, doveva rappresentare una sorta di energia divina che investiva il tabernacolo durante le funzioni mistiche nel giorno del solstizio invernale. Un momento di scoperta davvero magico. Viaggiando con lentezza, riusciamo a raggiungere luoghi magici del passato. Luoghi che sembrano raccontarci le imprese, le gesta, gli usi e i costumi di popoli e tempi oramai perduti nell'isola magica della Sardegna. Ma lasciamo la storia e torniamo al nostro viaggio. Per viaggiare in maniera autentica, a volte è bene improvvisare.
ritrovarsi in posti come questi, senza averlo programmato. Sardegna. Panorami mozzafiato, terre selvagge di pastori e guerrieri riempono la nostra vista di meraviglia. Serendipità è trovare qualcosa di bello senza averlo cercato, senza averlo voluto. Le giornate trascorrono lente e la natura fa da sfondo alla nostra quotidianità. La Costa Smeralda non è solo un luogo per ricchi. Ci sono infatti tante persone che vengono qui per vivere stili di vita più sobri e riconnettersi con la natura. È bello viaggiare senza preoccuparsi di scadenze o limiti di tempo. A volte si conoscono persone speciali e si decide di vivere con loro per un po' di tempo. Il viaggio è terapeutico e pieno di sorprese. Ciao ragazzi, siamo a casa di Roshan e per motivi di privacy non possiamo filmare oltre, ma questo è il divano che ci ha offerto e qui è dove dormiremo questa notte. Non male, eh? Non male. Oltre al woofing, c'è un altro bel modo per poter fare amicizia con i locali e farsi ospitare gratuitamente da loro. Esiste infatti un'altra piattaforma web che aiuta i viaggiatori ad entrare in contatto con la gente del posto. Si chiama Couchsurfing e letteralmente significa fare surf sul divano. Matteo è un membro di Couchsurfing e ha ospitato gratuitamente centinaia di viaggiatori da tutte le parti del mondo, senza chiedere nulla in cambio. La sua casa è diventata una specie di ostello. Stasera faremo un po' di musica. Ora è il tempo di raggiungere un'altra isola. Quando giungiamo in Sicilia, ci facciamo subito avvolgere dalle atmosfere di Palermo. Ci colpisce il mercato di Ballarò, uno dei più vecchi mercati d'Europa, conservatosi nel corso dei secoli dopo essere stato introdotto dagli arabi, circa un millennio fa. La gestualità e il modo di relazionarsi della gente sembrano retaggio di un mondo passato, atteggiamenti antichi sopravvissuti alla modernità. Siamo giunti a Palermo di proposito per approfondire la storia della Sicilia, che a sua volta coincide con la storia dell'intera civiltà europea e mediterranea, dagli albori fino ad oggi. Dalla Sicilia infatti sono passati tutti i popoli e le dinastie succedutesi nei secoli, dai Fenici ai Greci, dai Romani ai Bizantini, dagli Arabi ai Normanni, dagli Svevi ai Borboni. Non serve avere una macchina del tempo, basta camminare a Palermo, di quartiere in quartiere, per ammirare le vestigia dei popoli che vi hanno lasciato una preziosa traccia artistica e intellettuale. Per vivere e visitare la città di Palermo, ci affidiamo ad un signore che in cambio del nostro aiuto nel suo giardino ci offre cibo, alloggio e ospitalità. Le mansioni prevedono raccolta delle arance, potatura, pulizia degli spazi, scavare buche, custodire la casa. A volte però ci lasciamo prendere dal cazzeggio. Arancia col più rosse. Davide prova a racimolare qualche spicciolo.
Il nostro obiettivo sono pochi euro, solo per comprare le buonissime panelle. Ragazzi, il famoso panelle di Palermo, siamo nel posto migliore, dove fanno le panelle migliori. Degno di nota anche il famoso gelato, dentro la brioche. Palermo, tuttavia, non è una città perfetta. Quasi apocalittico, eh? Pensa te, passano 2 persone sulle strisce pedonali per fermare il traffico. No, hai rovinato tutto, dovevi dire che c'è un'epidemia di zombie. Vado a vivere in campagna, tutta la vita. Dalla città, quindi, siamo fuggiti in campagna. A febbraio, i residui legnosi della potatura devono essere asportati dai filari, poi distrutti, per evitare la diffusione di alcuni patogeni della vite. Questa è una buona occasione per dare una mano ai contadini locali. Siamo in provincia di Trapani, ospiti a casa di Andrea, un ragazzo siciliano che ha bisogno di una mano nel suo vigneto. Andrea ha passione per il suo lavoro di contadino e condivide con noi tutti i segreti del mestiere. Il viaggio in Sicilia ci porta spesso nelle case di giovani coetanei che gestiscono fattorie aziendali. Ragazzi che hanno ereditato terre, mezzi, animali, alberi, tutto ciò che occorre per dirigere una fattoria. Una bella vita, anche se molto faticosa. Tutta la giornata ruota attorno ai bisogni degli animali. C'è da alzarsi alle 6 del mattino per tornare a casa alle 6 di sera. Andrea ci dice che questo stile di vita comporta molti sacrifici, ma è molto meglio che vivere in una città come Palermo. Forse non ha tutti i torti. Il giorno successivo Andrea ci porta da Don Saru, un energico anziano di 70 anni, conosciuto da tutti per la sua buonissima ricotta. Io faccio questa vita quando avevo 12 anni, ne ho 70, quindi non vale se ne faccio malattia a campare. Don Saru ci mostra le fasi per fare la ricotta ovina siciliana. Poi lo devagamo, lo pestiamo tutto fino con pestaglia e lo sale ci mettiamo, ecco ci piglio lattina da latte. I prodotti della sua fattoria vengono preparati ogni giorno con latte crudo e senza fermenti. Sono davvero buoni. Don Saru ci spiega che la ricotta non è un formaggio, perché non deriva dalla coagulazione delle proteine del latte, ma da quella del siero del formaggio. Il procedimento è quello antico, dei pastori siciliani. Alla fattoria di Don Saru giungono da tutte le parti della Sicilia per assaggiare le sue specialità e talvolta fermarsi a pranzo. Brucia un po', ma questo brodo di ricotta è davvero uno spettacolo. Che buono. Ora possiamo dire di aver assaggiato la vera ricotta siciliana. Il viaggio ci riserva altre sorprese, come la visita alla città fantasma. Guardami, spingimi come chi mi guarda, spingimi, guardami, spingi come chi mi guarda, spingimi, guardami, spingimi come chi mi guarda, spingimi, guardami, spingi come chi mi guarda. Guardami, spingimi come chi mi guarda, spingimi, guardami, spingi come chi mi guarda, spingimi, guardami, spingimi come chi mi guarda, spingimi, guardami, spingi come chi mi guarda. Quello che a volte è la cosa più semplicemente umana,
lasciare il controllo del mare, le reti, le diete se è il caso di perdere parti di sé. Godi i tuoi lividi, i tuoi brividi, poi specchiati altalene che restano fermi a metà, perché non pesi niente. Basta star bene per non stare male, bene o male bene, la voglia di far davvero male bene, ma solo da quando sono stato male, la sempre salire di qua. Forse sognerò, piuttosto guardami, spingimi come chi mi guarda, spingimi, guardami, spingi come chi mi guarda, spingimi, guardami, spingimi come chi mi guarda, spingimi, guardami, spingi come chi mi guarda. Quello che a volte è la cosa più semplicemente umana, lasciare il controllo del mare, le reti, le diete se è il caso di perdere parti di sé. Davide non aveva mai viaggiato con lentezza, non si era mai preso del tempo per esplorare, avventurarsi in posti sconosciuti, improvvisando la meta. La sua storia è legata a questi luoghi. Senza averlo programmato, ha ripercorso le vicende della sua famiglia siciliana, calpestando le strade, i campi, i ricordi e le città dove tutto è cominciato, per lui e per la sua famiglia, ora residente a Torino. Con un viaggio programmato e turistico, forse, non sarebbe mai arrivato fino a qui. So far away, doesn't anybody stay in one place anymore? It would be so fine to see your face at Questo stile di vita da viaggiatore lento non è certo perfetto. A volte siamo stanchi, a volte abbiamo nostalgia di casa. Sembra di vivere in un'altra dimensione, una dimensione onirica, dove ogni giorno ti svegli in una casa nuova, con amici nuovi e nuove avventure ad attenderti. Ma ci siete anche voi ragazzi? Ciao, come state? Invece spugliatore in realtà. È ora di mettersi al lavoro. Uno dei motivi per cui viaggiamo è perché speriamo di raggiungere posti che ci possano ispirare, dove magari si vivano altri stili di vita interessanti. Luoghi dove il lavoro non è necessariamente finalizzato alla produzione e alla vendita. I termini chiave sono autosufficienza e autoconsumo, comunità e condivisione. Casa di Dario e Giulia, sulle pendici dell'Etna, si respira un'atmosfera comunitaria, in una campagna fatta di colline verdi che si perdono a vista d'occhio. I woofers lavorano di mattina e il pomeriggio si dedicano alle loro passioni. Dario e i suoi amici formano un'affiatata tribù di persone che praticano affascinanti riti sciamanici, animati da danze, canti e tamburi.
Purtroppo non ci è stato possibile riprendere l'intero evento, ma questo è il rito anticipatorio per il Temazcal, una sauna magica all'interno di un'angusta capanna buia costruita col fango e la paglia. Al di là degli aspetti folcloristici e tribali, è significativo osservare come sempre più famiglie siano interessate a sperimentare nuove forme di socialità. Più il mondo è libero, più le persone possono elaborare culture, costumi e modi di vivere differenti, a seconda dei loro gusti e della loro filosofia di vita. A meno che si abbia tutto il tempo di questo mondo e nessuna fretta di arrivare a destinazione, fare l'autostop non funziona sempre. A volte è necessario trovare un riparo e ritentare il giorno successivo. Prima o poi qualcuno che ti carica in macchina si trova. On the road again. Just can't wait to get on the road again. Life I love is making music with my friends. I can't wait to get on the road again. On the road again. Sono delle cose incomprensibili, te ne potrei raccontare milioni di queste cose, non quattro. Uno degli autisti che ci accoglie in macchina ci consiglia di non perdere la vista al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, dove sono custoditi i leggendari bronzi di Riace. Le due statue, denominate A e B, sono alte 2 metri, pesano circa 200 kg e raffigurano 2 guerrieri completamente nudi. Scoperti negli anni 70 da un appassionato di immersioni in vacanza, i bronzi sono una delle opere più prestigiose d'Italia e rappresentano le dimensioni perfette del corpo umano maschile. Proprio così, le dimensioni perfette. Altra corsa, altro giro, si va a nord della Calabria. In un mondo che è sempre più omologato, adrenalinico, frenetico, c'è una casa che resiste. La nostra tappa calabrese è un luogo speciale. Una casa che vive di animali, arte, tempo libero, musica, natura e agricoltura biologica. Questa casa si trova in Calabria, in un paese sul mare che è diamante, di nome e di fatto. I viaggiatori si possono fermare qui per prendere parte ad un affascinante esperimento, quello di vivere in una comunità. L'Arcipelago Sagarote è un'associazione nata nel 2007 per andare controcorrente. Non solo perché controcorrente vuol dire distinguersi, per non essere omologati, ma anche per dimostrare che ci sono altri modi per concepire la vita, la società, i sogni e il lavoro. Scopo dell'associazione: vivere in un contesto rurale, occupandosi della terra e cercando di ristabilire un equilibrio armonico tra l'uomo e l'ambiente. L'arcipelago è anche un luogo di aggregazione, in cui diverse forze, quelle degli ugualmente abili e dei diversamente abili, convivono e cooperano in maniera naturale e lieve.
Ora è tempo di raggiungere la Basilicata. Il mondo là fuori è pazzo. È pieno di gente che ha lasciato tutto, ha comprato una proprietà e ha iniziato il lavoro dei suoi sogni partendo dal nulla. È incredibile. Siamo a casa di Giuseppe. Qui ci scaldiamo con la legna raccolta a mano e mangiamo attorno al fuoco. Siamo in Basilicata, a 1000 metri sul livello del mare, nel silenzio più assoluto della montagna. A turno portiamo al pascolo le capre e le pecore e ci perdiamo con lo sguardo fra le distese dei campi lucani. Peppe ci racconta il suo sogno, che a noi sembra una sfida difficile: raggiungere la completa autosufficienza. Sembra un sogno impossibile, ma Giuseppe si trova a metà strada. Possiede pecore per la lana, capre per il latte, galline per le uova, alberi da frutta e un paesaggio naturale per soddisfare l'anima, lontano dalla civiltà. L'autosufficienza, però, non può raggiungerla da solo. C'è bisogno di qualcuno, con le sue stesse visioni, la sua voglia di cambiare e di lavorare, in maniera onesta, e di essere libero. Qualche settimana più tardi, raggiungiamo un paradiso chiamato Matera. Ogni millimetro delle sue case e delle sue strade, scavate nel tufo, ha una storia da rivelare. Sembra di tornare indietro nel tempo o di essere dentro un sogno, ma questa, cari amici, è la realtà, una delle più belle del nostro paese. A Miglionico ci ospitano Vito e Chiara, una bella famigliola che vive con passione una vita naturale. Andiamo a catturare un cinghiale con le mani. Per vivere, Vito fa il pane e ci insegna qualche trucco del mestiere. Ci va un po' di pratica, ma grazie anche al loro forno a legna i risultati sono ottimi. Abbiamo chiesto a Vito come sia iniziata la loro avventura. Siamo partiti con il lavoro agricolo circa 8 anni fa e in questi 8 anni abbiamo fatto un percorso lungo che riguardava un po' la consapevolezza e quindi abbiamo creato un'associazione fatta di molte più persone, tra cui anche altri produttori agricoli con i quali collaboriamo per quanto riguarda iniziative di promozione dell'agricoltura biologica, naturale, permacultura, sinergica e quant'altro. Crediamo che questa possa essere una possibilità reale di cambiamento, ma i cambiamenti nella società avvengono solamente se cambiano gli individui, quindi i cambi di vita personali sono quelli più importanti per noi. È chiaro che il nostro obiettivo più grande è quello di rivalutare tutta quest'area, tutta questa contrada di Miglionico che è vicinissimo a Matera, per occupare fisicamente un pezzo di territorio e preservarlo da eventuali attacchi sia delle multinazionali ma sia anche con gli utilizzi dei terreni agricoli
che snaturano la vocazione che la terra ha di produrre del cibo. Ottimo lavoro! Oltre a questo, Vito e Chiara organizzano eventi legati alla sostenibilità e all'ambiente e aprono le loro porte a tutti coloro che sono interessati a far parte della loro comunità di agricoltori e di contadini ribelli. Niente male come stile di vita. Vito e Chiara ci accompagnano a Urupia, una comunità intenzionale, nella vicina Puglia. Quando la raggiungiamo c'è un po' di movimento. Il preside di una scuola pubblica di Treviso, Francesco Codello, sta per tenere un incontro sulla scuola libertaria. Nessuno ha il diritto di sovrapporre la propria visione politica, la propria visione economica, la propria visione filosofica, la propria visione ideologica, bla 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 bla, nel rapporto educativo ai bambini. A Urupia c'è una scuola libertaria, nata da poco, ma molto promettente. Una scuola libertaria è una scuola autoeducante, nella quale chi vi prende parte decide cosa vuole imparare e come. Urupia offre anche ospitalità a tutti coloro che sono interessati ad approfondire la vita di comunità. All'interno della comune non esiste proprietà privata di case, di terreni, di denaro o di mezzi di produzione, né lavori sottoposti o salariati. In cucina c'è un tabellone con i giorni della settimana e i lavori da svolgere. Ognuno è libero di segnare il proprio nome dove vuole e di lavorare il numero di ore che vuole. Interessante, no? Ogni giorno, a pranzo e cena, il vino biologico di Urupia abbonda nelle tavole e delizia i commensali, stanchi ma soddisfatti dopo il lavoro al campo. È il momento più importante della giornata, quello che ti fa sentire parte di una grande squadra. Fra i lavori c'è il taglio della legna, l'aiuto nell'orto, i turni in cucina e la pulizia nella vigna. Con un po' di buon senso, tutti si impegnano affinché l'azienda collettiva rimanga in piedi. Questa sera Gianfranco ci insegna a fare le orecchiette e tutti i curiosi si riuniscono attorno a lui. La libertà degli individui è ciò che spinge Urupia a comportarsi, da oltre 20 anni, come un vero e proprio laboratorio sociale. Non è un mondo perfetto, ma sarebbe bello se in tutta Italia ci fossero più esperimenti come questo. Grazie mille di tutto. Ciao! Ciao, buon viaggio! Ciao! Ora ci spostiamo nella terra dei trulli. That all that really counts in life is having you, staying with you. If the world is going down, I don't really care much about we've gotta go, 'cause the time's out, I'm waiting. The morning will come to bring us joy. Il giorno successivo al nostro ultimo giorno di permanenza ad Urupia, ci risvegliamo ad Ostuni, in un centro educativo chiamato Casina Settarte.
In questa proprietà si può meditare, danzare, imparare di più a proposito della permacultura. A Casina Settarte abbiamo conosciuto diversi insegnanti di permacultura, fra cui Giuseppe Sanicandro, e gli abbiamo chiesto che cosa l'abbia spinto a studiare e insegnare questa affascinante disciplina. Quello che mi affascina della permacultura è l'approccio positivo, cioè non focalizzato sui problemi del pianeta, della società, delle differenze tra nord e sud, ma focalizzato sulle soluzioni che siano sostenibili per chi le mette in atto e rigenerative per i beneficiari di queste soluzioni. La sera ci raduniamo tutti attorno al fuoco. Wander along into the night, over the hill, observing the clouds, caressing a tipsy moon, holding the glass, wine in the blood, holding myself from feeling regret. I'm waiting for you, I know you won't come. The breeze of the wind is setting me free, free, free. I'm feeling as free as the wind. Poi il fuoco si spegne e ognuno ritorna nelle proprie stanze. C'è chi vive in case di legno, chi in case di paglia, chi dentro un autobus riciclato. Non finiamo mai di meravigliarci e di stupirci, sia della realtà culturale e paesaggistica italiana, sia degli stili di vita intriganti offerti dalle persone che ci ospitano. Siamo a Mater, un luogo senza dubbio speciale, dove speciale è anche il rapporto con la terra. Raggiungiamo la casa con lo scopo di condividere lo stile di vita e i principi dell'associazione, tutta al femminile, nella riserva naturale di Torre Guaceto. Una varietà di piante mediterranee ed esotiche trasformano la nostra nuova dimora in una piccola oasi, pensata per anime che hanno bisogno di riconnettersi con la terra. Tutto attorno è macchia mediterranea, è riserva naturale, protetta, che le tartarughe marine hanno scelto per sé come nido per deporre le uova e far nascere i loro cuccioli. Allora, chi è che vuole lavare i vestiti? Io. Ok, dai, laviamoli così. Sta funzionando. È difficile diventare persone speciali senza aver compiuto un viaggio speciale, che sia fuori o dentro di noi. Le titolari di Mater hanno viaggiato come abbiamo fatto noi, facendo woofing. Se non avessero girato per l'Italia in questa maniera, quanto di Mater si sarebbe potuto realizzare? Raggiungiamo il Salento, la nostra ultima tappa di viaggio. My father left us too soon. Thought he'd say something, but he waltzed from the room. All I remember is my hands at my side, face of a woman who once was his bride. All that he left us was tears and a couple of lonely volunteers. And all that he left her was tears and a couple of lonely volunteers.
Un tempo si credeva che per combattere la puntura velenosa di una specie autoctona di ragno, solo una danza adrenalinica avrebbe potuto arrestare gli effetti del siero. Questa danza è la tarantella. È uno spettacolo davvero catartico, dove il pubblico viene travolto dal ritmo della musica e sedotto dai movimenti sensuali delle danzatrici. La Notte della Taranta è il più grande festival d'Italia, una delle più significative manifestazioni sulla cultura popolare in Europa, dove si riscoprono i valori della musica tradizionale salentina e si sperimentano nuovi linguaggi musicali, dalla world music al rock, dal jazz alla musica sinfonica. Il simbolo del ragno a forma di cuore, il sorriso delle donne, i ventagli, i fazzoletti e i tamburelli rappresentano la passione, quella che ognuno dei salentini tira fuori quando il ritmo della pizzica invade le piazze e scaccia via ogni forma di malinconia e tutti i cattivi pensieri. Questa è la nostra ultima tappa di viaggio. Siamo a Piccapane, un'azienda agricola di Cutrofiano, attorno alla quale si è formata una comunità di viaggiatori e di volontari, guidata da Beppe, un giovane uomo che ha lasciato la grigia Milano per ritornare alla sua terra d'origine. A Piccapane conosciamo Veronica e Andrea, viaggiatori e woofer, che girano per l'Italia con il loro camper, e la piccola Maelia. Una coppia davvero interessante, in cerca di ispirazioni e di un futuro migliore, esattamente come noi e come molti altri viaggiatori della nostra età. Veronica e Andrea hanno deciso di sposarsi qui, con Beppe a fargli da testimone. Una buona occasione per fare festa. Musica, poesia e goliardia non mancano mai durante le celebrazioni dei salentini. L'occhio scattidoso e imposimato. Dinanzi a quello specchio maloprato, dei piazzi no corpetto infosiciato. E tutto, proprio tutto, merlettato, te consi poi lo petto rimugiato. Guardando te più sotto e quello lato, lo stozzo di spilazzo ti hai tirato. Caffure a sciapolice anturrignato, no picca poroiddo sallintato. E tutto quello corio incipriciato a conza sagnesciuto è diventato. Auguri. Questo è il mio augurio. Con i nostri colleghi woofers andiamo in giro per il Salento e ci lasciamo incantare dalla bellezza dei luoghi. Sono momenti indimenticabili, amicizie che nascono durante un viaggio e che difficilmente si scorderanno.
In ogni viaggio, però, arriva anche il momento degli addii. Il nostro viaggio è giunto al termine. Per tornare alle nostre case di Torino, facciamo carpooling fino a Roma e dalla capitale prendiamo un biglietto molto economico con Megabus. Così ce la caviamo con poche decine di euro. Quello che avete visto è stato solo un piccolo assaggio di un'avventura lunghissima, durata circa 8 mesi, durante la quale abbiamo conosciuto tantissime persone, esplorato 5 bellissime regioni del sud Italia e vissuto tanti modi di vivere differenti, ospitati da famiglie diverse. Questo è stato l'ennesimo esperimento sociale per dimostrare ancora una volta che i soldi non sono così importanti. Per esplorare il mondo e realizzare i propri sogni bastano un po' di determinazione e di buona volontà. Certo, le nostre emozioni e sensazioni sul viaggio sono state differenti, ma questo periodo lontani da casa ci ha sicuramente cambiato. La cosa più bella che abbiamo imparato è che nella vita è importante riempirsi di esperienze, di avventure e di sogni. Dopotutto il mondo è pieno di possibilità e il futuro può riservare, a chi è capace di osare e di partire, un sacco di opportunità interessanti. Anche se il viaggio è finito, la verità è che non si finisce mai di viaggiare. La vita stessa è un lungo cammino, una lunga ricerca, e la fine di un'avventura è solo l'inizio di un'altra. In fondo, ci sono ancora molti posti da scoprire, qui in Italia e all'estero. Grazie per averci seguito. Shaking, you can take anymore. What I can see is shining deeply into your eyes. It's the will of traveling that push yourself far. I'm on the road, dreaming that I live in the old world has come. Hey, you saw that losing all the colors of the rainbow to shine, saying over and over again, I don't wanna live to count the days no more. Are you ever gonna realize that all that really counts in life is having you, staying with you? If the world is going down, I don't really care much about you've gotta go, 'cause the time doesn't wait. The morning will come to bring us joy.
me, there won't be no denying. When the light goes down, there's no turning back. I am gonna realize the most important gift in life is the time, and we're wasting it. We're asking for the most to be strong. We've gotta get alive, gotta be someone and moderate. Oh, so tired of waiting. The journey starts where we begin. The adventure's taking us to home. 'Cause the night is coming for real. It's not only cold, the fear is drawing near. But if you stand by me, there won't be no denying. When the light goes down, there's no turning